Buonasera, rieccoci qua alle conversazioni sull'Iran. Doppio appuntamento, quello di ieri assolutamente imprevisto, imprevedibile, legato così ai fatti straordinari che stanno avvenendo in Russia e alle reazioni che ci sono state in Iran. Questa sera invece diretta programmata da qualche settimana, una diretta su un tema molto importante, particolare come quello dell'Iran e il Caucaso. Avremo tra qualche istante con noi Valentina Sciaber che ci spiegherà insomma un po' nel dettaglio, anche prendendoci il tempo necessario, quello che significa, l'importanza che ha il Caucaso, l'importanza che ha l'Iran per il Caucaso e il Caucaso per l'Iran. Quindi adesso tra poco faremo anche la conoscenza di questa nuova ospite. Intanto do il benvenuto alle persone che si stanno collegando e ricordo qualche brevissimo appuntamento, cioè veramente i prossimi. Questa settimana ci rivediamo giovedì con un appuntamento con la storia, uno di quelli che abbiamo fatti diversi negli ultimi mesi. In particolare, giovedì parleremo di Mostafa Chamran, personaggio della rivoluzione, uno dei personaggi chiave della rivoluzione, soprattutto in chiave militare e della guerra con l'Iraq. Magari molti di voi non diranno nulla il nome, dirà sicuramente qualcosa, anzi dirà molto a quelli che conoscono Teheran, perché Chamran è la strada, direi la grande tangenziale, la grande autostrada che quindi avrete sicuramente sentito qualche volta nominare quando siete stati a Teheran, quindi sicuramente questo vi ricorderà e chiaramente è intitolata a lui. Poi a seguire nelle prossime settimane, ricordo anche che il 3, anzi qui devo cambiarlo perché invece è il 5, quindi vedi che mi sono sbagliato, non ho la giornata qui. Parleremo della Ballata della Mucca Bianca, il film che gli abbonati possono vedere da una settimana circa, in esclusiva, ne parleremo insieme. E poi invece un altro appuntamento già fissato è quello del 24 luglio con l'Angolo Acuto, il gruppo di lettura 16 parole, Navai e Brahimi, sarà l'ultimo appuntamento prima della sosta estiva, prima della fine di questa settima stagione. Bene, allora direi che a questo punto, senza dilungarmi troppo in altre chiacchiere, do il benvenuto alla nostra ospite. Buonasera Valentina. Buonasera Antonello, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Buonasera a te, innanzitutto grazie a te e spieghiamo, sei ricercatrice all'Università La Sapienza, sei uno degli autori, delle autrici di Opinio Iuris, in particolare hai scritto nel secondo numero un articolo molto interessante intitolato Le tensioni Iran-Azerbaijan destabilizzano il Caucaso meridionale. E adesso insomma entreremo un po' nel dettaglio. Come nasce l'interesse specifico per questa parte di mondo? Domanda banale, però ci sta per iniziare un po'. In realtà radici abbastanza lontane durante il mio primo anno di università perché, insomma, nel corso delle mie lezioni di diritto internazionale questa questione della guerra del Karabakh è stata molto trattata anche dal punto di vista del diritto internazionale. Poi ho avuto la fortuna di visitare prima l'Armenia e poi recentemente l'Azerbaigian, che è una terra veramente meravigliosa, ricchissima, veramente una culla della geopolitica in tutti i sensi, si vedono proprio tutte le relazioni insomma di potere, è veramente un panorama interessante per noi analisti geopolitici e anche per me come dottoranda di diritto internazionale in questo momento. Tra l'altro poi il Caucaso evoca sempre scenari complicati, no, abbastanza, diciamo, di crisi. Se posso pensare così, a me la prima cosa che mi viene in mente, se dici il Caucaso, mi viene in mente Il prigioniero del Caucaso, che è un racconto di Tolstoj, che poi se ne fece un film, se non sbaglio negli anni '90, un film che parlava appunto, credo della questione cecena, se non erro, ed era ripresa quella storia, quella trama del racconto di Tolstoj, ma insomma riportato poi con oltre 100 anni di differenza, più o meno le dinamiche sembravano le stesse, no, c'è questo fatto che accompagna poi una terra che è complicatissima. Sì, sì, incarna veramente quell'espressione del grande gioco, si vedono competizione tra potenze, ma anche proprio in sé come terra, è stata una terra che porta con sé un'eredità di popoli, di tradizioni, di lingue che appunto si sono susseguite, che hanno portato le proprie influenze sia nel campo della politica, ma anche nel campo della cultura, dell'evoluzione appunto della storia di questi paesi. Tu scrivi diciamo, nelle prime righe del tuo articolo che Iran e Azerbaigian in prospettiva storica condividono ben più dei 611 chilometri di frontiera che separano politicamente i rispettivi territori.
Cioè, cosa condividono? Vabbè, adesso insomma la domanda è un po' forse troppo generica, però cominciando con questo. Sì, allora intanto il Caucaso, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche adesso, è da sempre una terra di confine geografico, culturale tra quello che è il vicino Oriente, ma anche quel complesso panorama di popolazioni nomadi che hanno abitato le steppe eurasiatiche per che proprio ancora oggi è una delle aree più prospere in termini di ricchezza etnolinguistica, ricchezza che è stata responsabile di un'eredità di popoli, di tradizioni, di lingue, che non ha permesso la costituzione di uno spazio politico unitario nel Caucaso, ma nemmeno una dominazione esterna stabile. Questa premessa quindi è facilmente adattabile tanto all'Iran quanto all'Azerbaigian, e proprio qui arriva la frase che hai citato, no? Per questi motivi non solo condividono i 611 di chilometri di frontiera che separa i territori. Adesso vi farò vedere proprio nello specifico quali sono questi influssi della cultura e dell'eredità persiana in Azerbaigian, ma in generale nel Caucaso. Prima di tutto la prossimità all'Iran ha avuto notevoli influenze sull'evoluzione politica e sull'evoluzione culturale dell'Azerbaigian. Dal punto di vista etnolinguistico, per esempio, oltre il 90% dei 10 milioni di abitanti del paese è di etnia azerbaigiana, che è frutto della mescolanza dell'elemento caucasico e dell'elemento iraniano locale con la componente turca, a seguito poi delle ondate migratorie che hanno preso il via nel IV secolo, ma che si sono poi stabilizzate in maniera più sistematica tra l'XI e il XIV secolo. In Azerbaigian quindi sono ancora concentrate numerose minoranze che includono ad esempio i Talisci, che è un'antica popolazione di lingua iranica che abita la parte meridionale del paese e che quindi ancora una volta ci testimonia questi influssi passati, insomma, dell'impero persiano nella regione. Se però è chiaro che le influenze turcofone hanno lasciato quell'impronta più marcata, più duratura sulla formazione linguistica dell'odierna popolazione azerbaigiana, in realtà dal punto di vista culturale è stata l'incidenza dei contatti con la Persia ad aver lasciato il segno più profondo nella nazione, e ne è un esempio la ricca produzione scientifica, letteraria, che fino al XIX secolo ha poi preceduto l'affermazione della cultura azerbaigiana più contemporanea, e il persiano è stato impiegato come lingua ufficiale per la realizzazione di queste opere che comunque ancora oggi costituiscono il fondamento dell'eredità intellettuale del paese. Non meno importante è poi l'influenza religiosa che proviene dal mondo iranico. Sappiamo che appunto anche l'Azerbaigian è sciita, la corrente sciita si è diffusa nel territorio dell'Azerbaigian, anche se in maniera lenta e graduale, prima a partire dalle invasioni arabe del VII secolo, e poi è divenuta religione di Stato dell'impero safavide per tutta la durata della dominazione sulla regione. A differenza del corso iraniano, però, l'Islam non ha rappresentato un fattore essenziale per la società azerbaigiana, vuoi per i più diversi influssi religiosi passati, ma anche per le politiche di deislamizzazione che sono state attuate durante il periodo di appartenenza all'Unione Sovietica, e la società azerbaigiana ha quindi assunto una natura profondamente secolarizzata, che ha avuto come effetto una netta separazione tra la sfera istituzionale e la sfera religiosa, che è sancita poi anche nella Costituzione repubblicana. Sai, scusa ti interrompo. Dai, questo quando si parla di certi paesi, no, è lo stesso che io avverto, la stessa sensazione abbastanza difficile da spiegare, come per la stessa Ucraina. Cioè, qui si vede anche una differenza anagrafica, generazionale, se vogliamo. Cioè, chi come te, come insomma è nato e ha vissuto sempre che l'Azerbaigian è normale che sia un paese sovrano, così come l'Ucraina. Chi invece ha memoria, cioè ovviamente lo prende come un dato, come un assunto, come qualcosa già di consolidato. Ma quando io ero a scuola, anzi, prima i cambiamenti sono avvenuti all'inizio dell'università, tutto questo mondo che noi adesso ci aiuterai a conoscere un po' di più, rientrava sotto l'Unione Sovietica, cioè era una parte di un grande, enorme impero che però politicamente per noi era tutta l'Unione Sovietica. Era l'Unione Sovietica l'Armenia, era l'Unione Sovietica l'Azerbaigian, addirittura c'era, immagino che tu lo sappia meglio di me, insomma, durante l'Unione Sovietica Radio Yerevan era il modo per dire
radioserva, cioè nel senso, per dire, la radio che dice verità, quando si diceva è finito lo zucchero in tutta l'Unione Sovietica, l'ha detto Radio Yerevan, no? E però oggi Yerevan invece è la capitale di un paese sovrano, così come l'Ucraina o la Bielorussia, noi li vedevamo tutti parte dell'URSS, tanto che uno degli ultimi eventi tragici dell'Unione Sovietica, cioè Chernobyl, era Ucraina, ma per noi, per noi che vivevamo quell'epoca, era Russia, cioè era Unione Sovietica uguale Russia. Cioè, però è interessante vedere come questo, no? E forse questo è un dato che facilita magari la comprensione per voi, dico, insomma, diciamo, per gli studiosi e anche più giovani. Per chi ha una memoria di questo tipo, ti si inceppa qualcosa nel cervello. Io dico, almeno parlo per me, perché mi fa quasi impressione, no, adesso magari qualche aneddoto magari riesci anche a spiegarlo meglio. Scusa se ti ho interrotto, prego. Niente, ci mancherebbe, guarda, anzi mi ricollego a quello che hai appena detto tu, perché infatti, dando un piccolo cenno storico, in realtà i punti di contatto e penetrazione culturale proprio tra Iran e Azerbaigian sono iniziati poi nell'arco temporale che ha seguito quel tramonto dell'influenza mongolo-turcomanna nel Caucaso, evento che poi ha portato l'impero safavide sotto la guida di Ismail I ad estendere i propri confini, inglobare il territorio attuale, no, dell'Azerbaigian. Successivamente ci sono stati, insomma, degli scontri con l'impero ottomano dopo la presa di Costantinopoli del 1453, ma poi il territorio azerbaigiano è stato mantenuto con forza sotto la sfera di influenza persiana sino a quando è entrato a far parte della sfera russa, che non comprende solamente l'Unione Sovietica, ma prima tutto il periodo, insomma, zarista, quindi l'influenza russa è ancora molto forte, molto presente all'interno del paese. E qui per i persiani è una ferita aperta, perché quando la Persia, che poi parliamo dell'epoca Qajar, comincia a perdere, no, pezzi, diciamo, comincia a diventare un po' più piccolo rispetto a prima, nella memoria storica degli iraniani questo è un periodo di profonda, come dire, crisi, di profondo declino. Poi magari per altri versi non era esattamente così, però è un passaggio questo importante, cioè l'Azerbaigian comincia a essere, diciamo, sotto l'imperialismo russo prima, molto prima dell'Unione Sovietica, che altrimenti ogni tanto si creano anche delle confusioni in questo. Esattamente. In realtà questo primo quadro storico abbastanza breve, ho cercato di ripercorrere, insomma, la storia dell'influenza persiana e non solo sul Caucaso e appunto sull'Azerbaigian, è in realtà molto funzionale al discorso che faremo questa sera, perché proprio andando a vedere queste influenze e a queste vicende possiamo attribuire quella che è l'attuale divisione dell'etnia azerbaigiana tra il territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, ma anche nella parte settentrionale dell'Iran, o quello che più comunemente viene chiamato Azerbaigian del Sud, in cui risiedono quasi 25 milioni di azerbaigiani, quindi insomma non proprio una minoranza, che parlano una lingua affine all'azerbaigiano, ma impiegando i caratteri dell'alfabeto arabo. Una minoranza che in questo periodo, negli ultimi mesi, è diventata un po' protagonista, no, di quell'escalation diplomatica che poi ha creato fortissime tensioni tra Iran e Azerbaigian, ma in generale con ripercussioni un po' in tutto il Caucaso meridionale. Tra l'altro ricordiamo una cosa non secondaria, cioè che l'attuale guida Khamenei è di etnia azera, cioè nel senso che lui proviene esattamente, la famiglia, da quei territori, e come lui molti altri esponenti della Repubblica Islamica. Anche il famoso Mousavi, no, il leader dell'Onda Verde, che tra l'altro è cugino di Khamenei, sono entrambi originari di quella parte di Iran, che è una parte consistente. Ad esempio, una volta un calcolo diceva che a Teheran, soltanto a Teheran, il 30% della popolazione parla anche azero, cioè parla persiano, ma è assolutamente in grado di esprimersi e di comprendere l'azero. Quindi, insomma, non parliamo di numeri irrilevanti, è la minoranza più grande all'interno del paese. Insomma, dopo diciamo, l'etnia persiana, quella più grande, l'altra più grande è quella azera. Esattamente, sì. Quindi, come dicevo, questa minoranza è stata uno dei motivi, no, che ha fatto riaccendere un po' queste tensioni tra Iran e Azerbaigian.
Prima di tutto è bene ricordare che queste tensioni hanno una data di inizio ben precisa, che è la seconda guerra del Karabakh o guerra dei 44 giorni. Lo ricordo brevemente, è una guerra che ha visto prevalere Baku sull'Armenia e che con un accordo di cessate il fuoco firmato il 9 novembre 2020 con la mediazione della Russia ha stabilito insomma la presenza di 2000 peacekeepers russi nell'area. Dicevo appunto, proprio il conflitto in Karabakh ha messo in discussione quegli equilibri che nel Caucaso abbiamo visto sono abbastanza precari, ma che riguardano anche l'Iran per quanto riguarda appunto questa minoranza turcofona che è residente nella parte settentrionale dell'Iran, perché nel corso della storia questa componente ha vissuto, diciamo, delle fasi alterne di inclusione, di emarginazione nel paese, anche perché appunto lo Stato iraniano ha sempre cercato di contrastare delle potenziali tendenze nazionaliste azerbaigiane, no, all'interno dei propri confini. Certo. E lo ha fatto mantenendo spesso gli azerbaigiani d'Iran separati, no, dai propri fratelli caucasici. Ma all'indomani della guerra dei 44 giorni l'Azerbaigian è stato, diciamo, accusato di voler allargare lo sguardo non solo al Karabakh, ma anche verso quello che prima abbiamo definito Azerbaigian del Sud, no? Quindi di inglobare all'interno dei confini azerbaigiani l'area abituata abitualmente dagli azerbaigiani iraniani. In realtà, più che di reale tendenza espansionista, secondo me è più corretto parlare di una forte preoccupazione delle autorità azerbaigiane per il trattamento, insomma, che è stato riservato dallo Stato iraniano alla componente turcofona che risiede in questa parte settentrionale dell'Iran e che oltre a Teheran si concentra nello specifico in 3 città che sono Tabriz, Urmia e Ardabil. E Baku ha riportato il fatto che gli azerbaigiani iraniani si trovano appunto in una condizione di profonda discriminazione che dipende dal fatto di non poter ricevere un'educazione nella propria lingua madre, ma anche proprio dal divieto di utilizzare la lingua azerbaigiana nelle scuole, nei tribunali, nelle strutture di governo, quindi insomma nell'esercito, nella vita pubblica. Situazione che è stata tanto più aggravata nel contesto delle proteste antigovernative, che sappiamo da mesi hanno scosso l'Iran e portato allo stesso tempo le tormentate relazioni azero-iraniane ad un nuovo livello di complessità. Complessità che deriva dal fatto che di fronte a questo diffuso malcontento pubblico il regime iraniano ha tentato più volte di addossare la colpa della crisi di legittimità interna a forze esterne, no? Quindi additando alcuni stati esteri, tra cui l'Azerbaigian, come responsabili di quei disordini che sono scoppiati a livello interno. E da un punto di vista analitico, diciamo che per le forze iraniane l'accusa di interferenza straniera è stato un modo conveniente per distogliere dai propri fallimenti, promuovere quello che viene chiamato l'effetto di riavvicinamento alla bandiera, che potrebbe contribuire, no, a mitigare la frustrazione pubblica che c'è tra i cittadini iraniani. Però anche se questa escalation, insomma, delle tensioni con i paesi vicini fungerebbe da sorta di valvola di sicurezza per le tensioni esterne, porterebbe con sé e ha portato con sé dei rischi significativi, no, per la posizione regionale dell'Iran. Questo perché trasformare l'Azerbaigian in un capro espiatorio ha portato a ulteriore instabilità, disordine all'interno dell'Iran, addirittura con il rischio che si possano autoavverare tutti quei timori dell'Azerbaigian attorno appunto all'eventualità che Baku possa impiegare gli azerbaigiani di etnia iraniana per destabilizzare la situazione interna. Non è un caso che proprio dall'autunno del 2022 la situazione sia drammaticamente peggiorata e le relazioni bilaterali, insomma, tra Iran e Azerbaigian si sono incrinate ulteriormente proprio a partire dalle aree di confine. Aree di confine in cui l'Iran, sappiamo, ha tenuto 2 esercitazioni militari abbastanza importanti su larga scala, in cui ha accusato Baku, insomma, di interferenza nei suoi affari interni. Ci tengo a chiarire che è da escludere in realtà la volontà di entrambi i paesi di arrivare ad un reale confronto militare, però le esercitazioni iraniane, di cui ho parlato prima, che fanno parte dell'operazione Mighty Iran, hanno mostrato la preparazione di Teheran a reagire nei confronti di qualsiasi minaccia alla propria integrità territoriale, ma ancora più interessante a parer mio, anche se poi magari ci arriviamo dopo, queste esercitazioni militari hanno mostrato il fatto che Teheran non è assolutamente disposta
ad accettare la presenza del regime israeliano al di là dei propri confini. No? E infatti questo era qui volevamo arrivare, no? Perché come dire, c'è un terzo incomodo in questa storia. Esattamente, riferendosi appunto alla crescente cooperazione che c'è in materia di difesa tra Baku e Tel Aviv. Ancora più interessante in realtà è stata la reazione di Baku, perché l'Azerbaigian non ha tardato a organizzare analoghe attività lungo il confine meridionale e ad adottare delle misure piuttosto forti per respingere questa assertività iraniana. Nei mesi di novembre e di dicembre dello scorso anno il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha personalmente monitorato tutte le esercitazioni militari che sono state organizzate congiuntamente con la Turchia in un'operazione che si chiama Fraternal First, e specularmente a quanto è stato riprodotto dall'Iran, l'Azerbaigian ha simulato l'attraversamento di questo fiume Aras da parte di carri armati azeri sotto la supervisione di alti funzionari militari della Turchia, tra cui il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore. Quindi insomma vediamo l'importanza di queste esercitazioni e poi anche il coinvolgimento del fratello turco. Ecco, ma facendo un attimo un passo indietro, ci puoi spiegare bene quali sono i rapporti tra Azerbaigian e Israele? Sì, allora innanzitutto i rapporti tra Azerbaigian e Israele hanno avuto degli sviluppi piuttosto recenti, perché l'Azerbaigian in realtà si è mosso attivamente per rafforzare questa partnership di sicurezza con Israele proprio sullo sfondo delle crescenti tensioni con Teheran. E lo ha fatto lo scorso novembre attraverso l'apertura di una propria ambasciata nello Stato ebraico. Israele e Azerbaigian comunque intrattengono dei rapporti cordiali, buoni da 30 anni, ma anche se Israele aveva aperto la propria rappresentanza diplomatica a Baku già nel 1993, non era avvenuto il contrario, perché solamente quest'anno il Parlamento azerbaigiano ha approvato un disegno di legge che andava ad autorizzare l'apertura della propria sede diplomatica in Israele, e così l'Azerbaigian ha rotto con la propria politica decennale, insomma, di astinenza dall'invio di una propria missione diplomatica nello Stato ebraico per non irritare l'Iran. Già da questo atto quindi noi possiamo scorgere facilmente come in questo panorama di instabilità geopolitica nel Caucaso l'intento dell'Azerbaigian è quello di rafforzare la propria strategia di controbilanciamento dell'asse regionale che c'è tra Armenia, Iran e Russia, e ne abbiamo la conferma ulteriore anche dalle parole del ministro degli esteri israeliano che in occasione insomma, dell'inaugurazione di questa nuova sede diplomatica ha presentato questa crescente cooperazione con Baku come strategica e in chiave anti-iraniana. Ovviamente Teheran ha reagito immediatamente, ha accusato lo Stato ebraico di sfruttare l'Azerbaigian come punto di partenza per possibili future aggressioni territoriali e attività di spionaggio. Spionaggio che in realtà è una questione abbastanza delicata, perché Teheran per anni ha sospettato insomma, che Israele sfruttasse la relazione con Baku per spiare l'Iran attraverso documenti militari di sorveglianza. E è curioso che il servizio di frontiera statale dell'Azerbaigian è risultato essere il principale destinatario di sistemi di intelligence molto sofisticati, intelligence iraniana, ecco, droni, che l'Iran ha prontamente ritenuto responsabili degli attacchi a queste strutture nucleari militari del paese, ma anche dell'assassinio di alcuni scienziati. A queste accuse né Israele né l'Azerbaigian non hanno confermato o negato un coinvolgimento, però rimane comunque il fatto che nei rapporti con Israele l'Azerbaigian non è solo un importante fornitore di petrolio, ma è anche un fondamentale acquirente di droni, di tecnologia militare, di armi israeliane, che accanto alle forniture della Turchia sono risultate poi cruciali per prevalere sull'Armenia durante la seconda guerra del Karabakh, e Israele è il secondo fornitore di armi dell'Azerbaigian tra il 2011 e il 2020, dietro solamente alla Russia. Quindi sono sospetti abbastanza insomma, una domanda adesso che viene così, no? Perché vedendo
cosa che abbiamo qui tante volte sottolineato. La geografia poi è importante, no? Cioè capire, è impossibile cercare di capire la storia, i paesi, senza guardare, no, dove si trovino. Ma in particolare a me una cosa viene, allora, qui noi lo vediamo qui l'Azerbaigian, alla fine è uno stato, potremmo dire, piccolino, no, non so quanti siano gli abitanti, però se lo guardiamo qui, insomma, è veramente poca cosa rispetto all'Iran, che eccolo qua, insomma, no, è molto più grande, non parliamo della Russia. Come fa uno stato, diciamo, relativamente così marginale ad essere invece così attivo e così influente in un contesto così delicato? Allora, innanzitutto in Azerbaigian, giusto per precisare, ci sono circa 10 milioni Mh. di azerbaigiani. Qui per rispondere alla tua domanda viene in soccorso la geografia, ma anche in realtà il ruolo della Turchia. Mh. La Turchia come primo sostenitore dell'Azerbaigian, no, è di fondamentale importanza per riuscire poi a coprire tutti questi aspetti di cui stiamo parlando questa sera, anche se insomma ci vorrebbe un tempo molto più ampio No, rispetto certo, per a carità. quello per trattare appunto questi rapporti. Per spiegarlo parto da alcune affermazioni di Erdogan che insomma ai più attenti sarà capitato di scorgere nei discorsi ufficiali del presidente Erdogan già da un po' di anni, questo riferimento a un popolo, due stati, no? Con riferimento ai fratelli azerbaigiani, espressione che più recentemente si è trasformata in un popolo, due stati e un esercito. Questa espressione viene spesso utilizzata da Erdogan in ottica panturca, ma anche con il fine di destabilizzare la Russia e l'Iran nel Caucaso meridionale. Abbiamo da poco appunto assistito alle elezioni in Turchia con la riconferma di Erdogan, fattore che è andato a rafforzare ancora di più, no, questa alleanza strategica con l'Azerbaigian, ma anche questa narrazione di cui accennavo prima, panturca e panottomana di Erdogan. E ora vengo al perché l'Azerbaigian è importante, perché l'Azerbaigian è funzionale alla politica estera di Ankara e Aliyev, il presidente, è garante di tale retorica. Questo dipende appunto da quello che dicevo prima, dal forte elemento geografico, la posizione di Baku, no? Perché consentirebbe questa riunificazione ideale di tutti i popoli turcofoni attraverso il collegamento di Istanbul al Caspio, e lo farebbe attraverso quella che Mustafa Kemal ha definito la porta turca, questa striscia di territorio lunga circa 17 chilometri che si trova al confine con la Turchia e l'exclave azerbaigiano del Nakhichevan, che è appunto questo exclave piccolo attraversato dall'Armenia e che confina per una piccolissima striscia di territorio con la Turchia, striscia di territorio molto strategica anche proprio nei rapporti tra Armenia e Azerbaigian, perché proprio da questa porta, da questo exclave dovrebbe proseguire la costruzione del corridoio dello Zangezur, un corridoio fortemente voluto sia da Baku che da Ankara, tanto che la Turchia ha avanzato progetti di finanziamento proprio per la costruzione di questo corridoio, corridoio che è anche sancito in uno dei punti dell'accordo di cessate il fuoco del 9 novembre 2020, di cui parlavamo prima, che appunto prevede lo sblocco di tutti i collegamenti, di trasporto, delle comunicazioni nella regione. Per l'Azerbaigian si tratta di un punto negoziale imprescindibile, anche perché sarebbe speculare a quello di cui dispone l'Armenia, il corridoio di Lachin, che consente appunto all'Armenia di connettersi ai territori del Karabakh. Per l'Azerbaigian, oltre a importantissime implicazioni a livello di commercio e di connessioni, di strategia proprio economica, permetterebbe anche una connessione diretta al proprio exclave. Mm. E qui rientra il focus della nostra discussione, che è l'Iran. Che cosa c'entra con questo l'Iran? Si tratta di un collegamento che metterebbe in seria difficoltà Teheran, perché qualora venisse costruito l'Iran si troverebbe di fronte ad un muro panturco essenzialmente, senza più un confine diretto con l'Armenia, il mantenimento del quale comunque rappresenta per la Repubblica Islamica una linea rossa. E un'ulteriore preoccupazione perché la Turchia, appunto, come abbiamo detto, continua ad essere il primo sostenitore di Baku a livello militare,
attraverso la fornitura dei famosissimi droni Bayraktar TB2 che hanno permesso all'esercito di Aliyev un sostanziale vantaggio militare nel conflitto con l'Armenia nel 2020, ma anche perché continuano ad essere organizzate periodicamente queste esercitazioni militari, quindi Teheran teme potenziali escalation al confine anche a causa di questa superiorità militare dell'Azerbaigian, che è alimentata ancora di più dai numerosi incidenti diplomatici, da queste esercitazioni militari che sono state condotte durante gli ultimi mesi con il sostegno turco. Come adesso, insomma, la situazione è talmente ancora in divenire che è un po' impossibile adesso sbilanciarci anche su questo, ma i fatti che stanno avvenendo in Russia, secondo te, in che modo, in che misura possono influenzare anche questo rapporto, questa contesa tra Iran e Azerbaigian? Ma sicuramente si tratta di situazioni molto diverse, ecco. Da parte dell'Iran c'è questi continui timori per una potenziale escalation, timori che però loro in realtà stanno continuando ad alimentare. Adesso ci sono insomma alcuni canali di apertura del dialogo, però sicuramente ulteriori instabilità nel Caucaso non aiuta, ecco, anche perché l'Azerbaigian per ovvi motivi è schierato, insomma, supporta la posizione ucraina, soprattutto per quanto riguarda il diritto internazionale e l'integrità territoriale, che è un tema che all'Azerbaigian sta molto a cuore. Sappiamo bene invece che dall'altro lato l'Iran è coinvolto direttamente nel conflitto in Ucraina con l'export di droni, di materiale bellico, quindi sono ulteriori fattori che tendono ad allontanare le due posizioni. Poi in realtà tra i due paesi c'è una questione molto molto delicata che ha segnato una frattura incredibile tra le due diplomazie e che riguarda atti di terrorismo che sono iniziati proprio all'inizio di quest'anno, quando un uomo armato di Kalashnikov è entrato nell'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran, ha ucciso il capo della sicurezza della sede diplomatica, ha ferito alcune guardie. Come ti dicevo prima, circa un mese fa ho avuto l'opportunità di incontrare a Shusha in Karabakh il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e parlando della situazione con l'Iran ha dato veramente ampio spazio a questa vicenda che per l'Azerbaigian ha rappresentato appunto un grande punto di svolta. Aliyev ha ribadito come l'Azerbaigian abbia interpretato questo attacco come un atto di terrorismo che ha dato via poi ad un'ulteriore seria escalation diplomatica, perché nel mese di aprile l'ambasciatore iraniano è stato convocato presso il Ministero degli Esteri di Baku è stato dichiarato come persona non gradita, e a questo si è aggiunto un ulteriore atto di terrorismo contro il vicepresidente dell'Assemblea nazionale azerbaigiana, che si chiama Fazil Mustafa, che secondo fonti di intelligence è stato architettato in avvertimento all'Azerbaigian per la sua vicinanza di nuovo ad Israele, ma anche proprio per queste rivendicazioni territoriali nei confronti della Repubblica Islamica. Quindi, ricordiamo che il primo episodio, quello che tu spiegavi prima, invece dalla parte delle autorità iraniane venne spiegato come un atto, diciamo, di cronaca nera, potremmo dire così, cioè venne spiegato per motivi familiari o comunque insomma una vicenda che non avrebbe, secondo gli iraniani, avuto nulla a che fare con il terrorismo. Invece esattamente. In realtà, l'interpretazione. giusto per dare qualche dettaglio in più, in realtà questa persona, lo stesso giorno in cui la fonte è sempre il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, che come vi dicevo ha approfondito molto questo tema, anche non solo con riguardo all'Iran, raccontava appunto che la stessa sera questo attentatore era stato invitato in varie trasmissioni televisive a parlare e non è nemmeno stato arrestato, perché è stato dichiarato persona appunto non mentalmente stabile e quindi è tutt'oggi libero. Ma quello che ha colpito molto l'Azerbaigian, che è poi il motivo per cui l'ambasciata azerbaigiana a Teheran rimane chiusa, è il fatto che in virtù di questi rapporti storici e buoni rapporti che c'erano fino insomma prima del secondo conflitto in Karabakh, con le dovute difficoltà,
l'ambasciata dell'Azerbaigian era una delle pochissime ambasciate in cui il corpo diplomatico e lo staff di sicurezza non aveva bisogno di portare armi per difendersi. E quindi Aliyev appunto esaltava molto, no, il coraggio dello staff di sicurezza che lottavano in nude contro un uomo armato di Kalashnikov, e per questo motivo è stato appunto interpretato come atto di terrorismo verso persone indifese e soprattutto verso anche civili, perché sopra l'ambasciata c'erano appunto degli appartamenti abitati con gli appartamenti appunto dello staff diplomatico, e quindi Aliyev preferisce, diciamo, dare priorità alla sicurezza del suo staff, dei suoi diplomatici, piuttosto che riaprire l'ambasciata, nonostante comunque ci sia estremo bisogno di un contatto diplomatico in presenza sul territorio dell'Iran. Sì, sì, ma anche perché ricordiamo che proprio in virtù di quella vicinanza, anche diciamo di quella vicinanza anche delle popolazioni, si tratta di presidi diplomatici fondamentali per gli spostamenti, no? Per il movimento di persone, di merci, di tantissime cose. Quindi parliamo di ovviamente immaginiamo se una cosa del genere fosse avvenuta, non so, nell'ambasciata francese a Roma, no? Cioè, parliamo di una questione di questo tipo, insomma, non è proprio una cosa che è facile poi così nemmeno far passare velocemente. Ed è anche particolare perché negli anni passati anch'io ricordo personalmente delle occasioni in cui anche da parte dell'Azerbaigian c'erano dei contatti, una volontà di mantenere o ripristinare un dialogo con l'Iran o comunque anche con chi, nel mio caso, aveva a che fare con l'Iran. Questo insomma senza adesso entrare nei racconti personali, però effettivamente è così, c'è questo grande attivismo direi diplomatico, di soft power, di comunicazione, di marketing se vogliamo, no? Perché in fondo Baku ha avuto anche un momento anche di promozione turistica, anche di grande, no? Che città è Baku, tra l'altro? Come... Guarda, è una città, io la descrivo sempre in questo modo, è una città in cui convivono tre anime diverse, ma che sono, diciamo, allo stesso tempo in questa misura, ecco, ci sono questi vialoni sovietici, ancora una forte impronta, insomma, sovietica, che si vede più che altro nella costruzione delle strade, in questi urbanistica, insomma. l'urbanistica sia un po' più fuori dal centro. L'influenza persiana è fortissima, ci sono delle moschee meravigliose, ma c'è anche una parte estremamente innovativa, direi quasi occidentale, futuristica. Ci sono queste torri che sono illuminate la notte, le vele, ecco, che danno appunto l'idea di una città in cambiamento estremamente veloce. È molto interessante perché la città è divisa in due parti, no? C'è la Black City e la White City. La White City è questa parte riqualificata, no? Che tenta insomma di ripulirsi da quella che invece è la Black City, dove viene estratto il gas, il petrolio. Poi è una città, diciamo, molto, molto aperta, affaccia sul Mar Caspio, si vedono, insomma, per me che sono interessata di idrocarburi, estrazione di gas e geopolitica dell'energia, è molto interessante vedere davanti la penisola di Absheron mentre ti affacci sul mare, in cui vedi appunto tutte queste imbarcazioni e attività di estrazione, ecco, quindi è una città dalle tante anime. Io ricordo questo libro oramai di una ventina di anni fa, un libro fotografico, si chiama Sulle rotte del petrolio, e c'era questo episodio, raccontavano credo fosse proprio a Baku, che di persone che facevano il bagno nel petrolio. Cioè c'erano queste, può essere, cioè di queste strutture, questa cosa particolare in cui siccome si diceva che avessero delle, non so, delle proprietà, non lo so, curative, in realtà in tutta l'area, perché pensa, c'è un aneddoto molto molto interessante che a me affascina moltissimo, che riguarda il Turkmenistan in realtà. Il Turkmenistan ha così tanti idrocarburi, così tanto gas, che esiste una grandissima, una specie di voragine che è chiamata la porta dell'inferno. Sì, quello, Esatto, sì. dove continua insomma a bruciare il gas, c'era un paesino
insomma, nei decenni scorsi è stato praticamente spostato, la gente pian piano ha iniziato ad abbandonare le proprie case anche per l'inquinamento, ecco, per l'impossibilità di stare in un'area del genere, però sono aree ricchissime di idrocarburi, e sono aree tra l'altro in cui le dispute per gli idrocarburi non mancano, che diciamo è anche una dei motivi per cui Iran e Azerbaigian hanno avuto una relazione abbastanza complicata, ecco. Ci sono stati 30 anni di negoziati per la disputa sullo status legale del Mar Caspio, una disputa che è stata appunto risolta nel 2018 dopo intensissimi negoziati con tutti gli stati rivieraschi, quindi anche con il Kazakistan, anche con la Russia, e che appunto includeva Iran e Azerbaigian. Questi negoziati sono fondamentali per capire le relazioni di questi paesi, perché la qualificazione del Caspio come mare piuttosto che come lago, dal punto di vista giuridico, implicava una differente porzione di sovranità sul Caspio per questi paesi rivieraschi, che si vedevano, diciamo, ridurre oppure ampliare la porzione di mare sul quale avevano la sovranità, e quindi ampliare o ridurre questa porzione di mare significa anche poter estrarre più o meno risorse Certo. naturali, idrocarburi, no? Quindi anche questo è stato uno step molto molto E importante. adesso da un punto di vista giuridico che cos'è? Mare o lago? Dal punto di vista giuridico ancora in realtà non è qualificato, perché c'è solamente un accordo che suddivide, diciamo, delle aree di competenza, e è un accordo che ha più o meno messo d'accordo tutti in base anche alla quantità di territorio che si affaccia sul Caspio, di cui dispongono questi paesi. Però sì, in realtà si va ad applicare un pochino quelli che sono i fondamenti del diritto del mare, quindi con il mare territoriale ci sono delle zone economiche esclusive, specifiche, in cui più stati hanno la possibilità di estrarre idrocarburi, però questi negoziati sono durati così tanto e non c'è ancora una vera e propria qualificazione giuridica precisa, anche perché ci sono degli importantissimi problemi ambientali, anche se, diciamo, fuori dalla nostra bolla europea il problema ambientale può essere meno sentito, in realtà sul Caspio è stata una variabile molto forte, e appunto si cerca un po' di bilanciare la necessità di questi paesi di far passare, insomma, i propri gasdotti, i propri oleodotti, ma anche di tutelare l'ambiente, perché appunto il Caspio è una fonte importantissima di guadagno per tutti questi stati rivieraschi, e più si deteriora, più poi in futuro questi stati sono ben consci, insomma, dei problemi ambientali che possono verificarsi e dell'impatto che possono avere anche sulle attività economiche, ecco. Certo. Beh, intanto se ci sono domande, se qualcuno vuole intervenire, diciamo questo è il momento, così ci avviamo poi verso la conclusione. Dovessi fare una previsione, no, così. Anche questi ultimi mesi sono segnati da un grande attivismo, un grande dinamismo iraniano in campo diplomatico, no? Quindi sta praticamente parlando con tutti o quasi. Io nella diretta di ieri, facendo un po' una battuta, ma insomma non è per nemmeno una battuta, probabilmente l'Iran sta parlando con tutti in questo momento. Se c'è un paese con cui forse almeno ufficialmente non sta parlando è proprio l'Italia, perché con gli stessi americani, probabilmente perché con noi in questo momento ha pochi motivi per parlare, ma al di là poi delle dichiarazioni ufficiali, degli incontri quelli che avvengono poi alla luce del sole, sotto i riflettori, e quelli poi invece a livello più sotterraneo, c'è stato un accordo con i sauditi, ci sono dei dialoghi avviati con l'Egitto, con gli stessi Stati Uniti per la questione nucleare. Da un punto di vista diplomatico, con l'Azerbaigian è qualcosa che secondo te andrà avanti, o probabilmente sarà penalizzato da questo attivismo, diciamo, in altri quadranti? Ma allora, attualmente le relazioni Iran-Azerbaigian rimangono comunque tese, però ci sono segni di ripresa del dialogo, ecco. 10 giorni fa circa si è svolto un meeting a Baku molto importante, congiuntamente, insomma, tra i rappresentanti di Baku e di Teheran,
e siamo arrivati, anzi sono arrivati alla firma di un accordo per il management congiunto delle acque del fiume Ras. Ci ricordiamo, il fiume Ras è il fiume in cui fino a dicembre dell'anno scorso passavano i carri armati per simulare possibili attacchi offensivi e difensivi. Credo che però, anche se intendo insomma le parole del presidente Aliyev, il comportamento dell'Iran durante la seconda guerra del Karabakh è una ferita aperta per l'Azerbaigian, ma proprio per gli azerbaigiani stessi, perché non vedono di buon occhio questa relazione strategica, questo avvicinamento di Teheran con l'Armenia. Sempre per citare Aliyev, il presidente ha detto che comprende insomma che ogni paese ha le proprie necessità in termini di politica estera, però ci si sarebbe aspettati dall'Iran un comportamento analogo a quello della Turchia, del Pakistan, dell'Arabia Saudita, che non solo hanno condannato l'occupazione del Karabakh, ma addirittura non hanno nemmeno instaurato relazioni diplomatiche con l'Armenia. Sempre stando al sentimento popolare, gli azerbaigiani si aspettavano solidarietà, soprattutto perché il territorio iraniano è stato sfruttato dall'Armenia per il trasferimento di materiale bellico e munizioni in Karabakh, no? E a quei tempi le relazioni Iran-Azerbaigian erano molto solide, anche perché appunto nel 2018 si era arrivati alla fine di questi negoziati lunghi 30 anni per l'accordo sullo status legale del Caspio. Rimane quindi secondo me ancora aperto lo scoglio di questi episodi successivi di terrorismo, uno scoglio che verrà superato secondo la prospettiva di Baku solamente quando l'Azerbaigian vedrà passi concreti da parte di Teheran. Uno di questi potrebbe riguardare ad esempio l'incarcerazione di questo attentatore dell'ambasciata di Teheran, che abbiamo detto non è stato arrestato perché è stato dichiarato mentalmente instabile. Poi rimane comunque ancora aperta tutta la questione della partnership strategica con l'Armenia, che qualora appunto il corridoio dello Zangezur che citavamo prima dovesse essere costruito, l'Iran dovrà insomma ripensare i propri collegamenti, i propri progetti anche di una rete alternativa che dovrebbe bypassare l'Azerbaigian e che collegherebbe l'Iran all'Armenia e poi alla Georgia. Quindi ulteriori fattori che potrebbero allontanare le due diplomazie. Sono un paio di domande. Fabri qui ci dice: io sapevo che Israele ha aperto un'ambasciata anche in Turkmenistan recentemente. Si pensa per spiare l'Iran ancora più da vicino. Questo sinceramente non ne so dire nulla. Anche io, però potrebbe essere abbastanza realistica perché appunto se sono veri tutte queste speculazioni di acquisti di materiale bellico, materiale di intelligence per sorvegliare l'Iran, anche il Turkmenistan si trova appunto in una posizione strategica favorevole per l'osservazione di questo paese, per impedire che a tutti i costi venga sviluppata poi una capacità anche nucleare. Tra l'altro è un po' no ironico, cioè che un tempo quando il Turkmenistan faceva anch'esso parte dell'Unione Sovietica, era invece l'Iran, che allora era alleato degli Stati Uniti, a essere il punto di osservazione, di spionaggio da parte degli Stati Uniti. Cioè il racconto che fanno diversi iraniani che all'epoca del servizio militare venivano addirittura trasportati, quando venivano condotti per alcune esercitazioni in alcuni punti strategici, per portarci lì ci portavano bendati, perché noi iraniani non dovevamo vedere esattamente alcuni come dire, localizzazione di alcuni strumenti che hanno messo gli americani. Quindi allora, siccome in Turkmenistan c'erano le basi missilistiche sovietiche, soprattutto per quello che riguardava poi la ricerca spaziale, insomma tutto questo, era l'Iran allora che fungeva, diciamo, da torretta di osservazione. Adesso è il contrario, in cui l'osservato invece è l'Iran. Quindi è un cambio anche di prospettiva interessante, no? In 40 anni come poi la storia ci Esatto, porta anche una certa evoluzione. a certi ribaltoni, a certi cambiamenti abbastanza drastici. Andrea chiede: mi sembra di capire che la comune fede sciita non può servire per avvicinare i due paesi. Cosa ci puoi dire? Meglio, ovviamente, per Azerbaigian e Iran. Sì, allora, sicuramente dobbiamo un po' abbandonare, no, il fatto che
Iran e Azerbaigian debbano per forza andare d'accordo solamente per quanto certo. riguarda questa condivisione, no? L'ho detto prima, in realtà l'Azerbaigian è un paese profondamente laico, secolarizzato, la vita istituzionale e la vita religiosa sono molto, molto separate, ecco. Però in realtà è molto interessante questo aspetto perché curiosamente l'Iran è molto più vicino all'Armenia, ma non perché supporti la causa armena, lo fa principalmente perché lo fa in chiave anti-azerbaigiana, ecco, per mantenere questo status quo in riferimento appunto al suo confine con l'Armenia. È interessante questa domanda in realtà perché l'Iran ha dato priorità alle sue relazioni con l'Armenia piuttosto che all'unità religiosa con la popolazione sciita azera, e questi legami tra Yerevan e Teheran hanno al contempo ostacolato questa capacità della Repubblica Islamica poi di avere un punto d'appoggio ideologico o politico in Azerbaigian. Quindi appunto in realtà è tutto un equilibrio di potere, un gioco di alleanze strategiche, e spesso questi elementi di vicinanza culturale sono forse anche più un ostacolo che un elemento di Sì, unione tra i due paesi, ecco. spesso sono più costruzioni che ci facciamo noi, cioè la politica estera dell'Iran è improntata molto più sulla sul pragmatismo che sul dogma, cioè sull'ideologia, sulla vicinanza religiosa. Io ricordo sempre che sì, d'accordo, il caso invece opposto è quello del Libano, no? Di Hezbollah, però quella è una storia diversa. Ma in altri contesti, come il contesto afghano, per esempio, l'Iran ha avuto da sempre un'influenza e una vicinanza ai tagiki. Lì c'è più una comunanza di lingua che di fede. Ma diciamo per esempio la famosa, insomma, il famoso comandante Massoud che era tagiko, ma era sunnita, non era affatto sciita. Così come è sorprendente, una volta parlando con una ragazza russa, comunque insomma che conosce anche molto bene la storia dell'Azerbaigian, lei però è rimasta sorpresa perché aveva sempre creduto che gli azeri fossero sunniti in maggioranza, cioè non li vedeva proprio, li aveva sempre pensati contrapposti con l'Iran, quindi anche nella sua ricostruzione, come li immaginava, non credeva che fossero invece entrambi sciiti. Tra l'altro la conversione, come dicevi appunto tu, della dinastia safavide allo sciismo è una conversione politica, di carattere politico, nel 1501, ma quella dinastia è una dinastia di etnia turca. Quindi questo poi è come dire, i grandi, no paradossi, semplicemente le cose un po', la complessità della storia, mettiamola Esatto, così. esatto. Permettimi di E aggiungere solo una prego. cosa. Quando prima dicevo che questi elementi di contatto in realtà come l'unione religiosa o anche vari influssi culturali sono più a volte un ostacolo che un punto di unione, in realtà abbiamo visto anche parlando stasera un esempio concreto, no? Che è il fatto che l'Iran tenta di rafforzare la controparte armena, però dall'altro lato deve giocare quella che, insomma, io nell'articolo per Opinio Iuris ho diciamo identificato come una delicata danza di equilibri, perché comunque l'Iran non deve indispettire la propria minoranza interna azero-iraniana per evitare poi di gettare ulteriore benzina sul fuoco del sentimento nazionalista nel caso di un possibile coinvolgimento più attivo sul fronte armeno. Quindi in questo senso ecco, può essere un'arma a Certo. doppio taglio. E ancora una volta si dice poi di quanto sia complicato l'Iran anche, cioè nel senso che comunque è un paese che ha adesso non mi ricordo mai, non mi metto a contarli perché ci vorrebbe troppo tempo, con quanti paesi confini, cioè e soprattutto all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, sì, era comunque complicato pure prima, per carità, però perlomeno come dire, il governo di riferimento era uno, il ministro degli esteri era uno. Adesso invece ci si ritrova Certo. veramente in un groviglio di relazioni. Qui il nostro amico ci chiede, Ferranas, come si presentano le relazioni tra Iran e Georgia? Allora, premetto che non sono un'esperta di relazioni tra Iran e Georgia, però in realtà sono relazioni buone perché appunto prima citavo questo progetto di
di un corridoio alternativo, un corridoio nord-sud, che comprenderebbe una sorta di circa 7.000 chilometri di strade, ferrovie, canali navali che andrebbero poi a collegare l'Iran, l'Armenia e la Georgia per poi connettersi da qui verso l'Unione Europea. Quindi sicuramente la Georgia apprezza, ecco, accoglie in maniera favorevole queste nuove vie di comunicazione, canali, ferrovie, insomma, vie di trasporto, perché più un paese, diciamo, è centrale a questi corridoi, a queste vie di comunicazione, più diventa strategico, interessante anche per il transito di idrocarburi. Certo. Comunque vedere come sia veramente complicato. Come diciamo, come area geografica di studio è scelta una non te la sei scelta facile, ecco, No, mettiamola infatti. così. Direi proprio di no. Credo che ci si rischi sempre di dimenticare, almeno noi profani, diciamo, qualche paese addirittura, perché appunto sono Sì, poi in veramente poi realtà delle storie. il mio focus è sul Caucaso meridionale, ma in realtà esiste anche un Caucaso del Nord che è ancora più Certo. Sì, sì, che poi, rientra la questione russa, diciamo, ancora più, internamente con tutte le dinamiche e tutte anche insomma come dire, i drammi che conosciamo dalla Cecenia, insomma, che poi è anche incredibile come di certi temi poi non se ne parli finché non succede si è costretti a qualcosa, farlo, perché non si è certamente. costretti a farlo. Però appunto una ventina di anni fa era quello, il famoso discorso per cui l'ascesa di Putin avviene proprio, come dire, legata alla questione cecena, alle guerre cecene, e come molti in Occidente guardassero al suo pugno non duro, direi durissimo, in modo quasi ammirato, no? Dicevano, però vedi, lì ovviamente vedi come poi la storia cambia. Allora, c'è un altro intervento di Fabri, un argomento un po' controverso. Quest'inverno l'Armenia ha accusato l'Azerbaigian di aver messo un blocco al Nagorno-Karabakh con la scusa ambientalista. Quanto c'è di vero in ciò? Allora, cercherò di darti una risposta più obiettiva possibile. Questo blocco è iniziato in realtà con una protesta degli ambientalisti azerbaigiani, ambientalisti che non sono stati bloccati dall'Azerbaigian perché appunto protestavano contro il deterioramento delle condizioni ambientali in Karabakh e soprattutto protestavano contro il continuo invio di armi, di munizioni, di convogli ritenuti sospetti, ecco, lungo questo corridoio di Lachin. Il corridoio di Lachin l'abbiamo accennato prima, è questo corridoio che permette all'Armenia di collegarsi con il Karabakh. A questo presunto blocco, ecco, dico presunto blocco perché poi insomma tra poco capiremo, è seguita una fortissima protesta internazionale perché l'Armenia ha sostenuto che l'Azerbaigian avesse de facto isolato 120.000 armeni che si trovano in Karabakh. In realtà l'Azerbaigian ha fornito più volte prove del fatto che il traffico continuasse in maniera regolare, che successivamente è stato poi istituito un punto di controllo da parte di militari azerbaigiani proprio per evitare che l'Armenia, anche attraverso la complicità dell'Iran, andasse a riempire questo territorio del Karabakh abitato da armeni di materiale bellico, ecco, che quindi poi possa portare ad un'escalation. In tutto questo però c'è stata una recente pronuncia della Corte internazionale di giustizia che ha diciamo emanato delle misure cautelari in cui si chiedeva all'Azerbaigian di assicurare il libero passaggio di tutte le persone insomma, con vulnerabilità, il transito di convogli umanitari. È una situazione in realtà abbastanza controversa perché bisognerebbe andare sul posto e vedere che cosa succede in realtà, però
dalle testimonianze azerbaigiane si vede appunto questo procedimento tranquillo e normale delle comunicazioni, ecco, con l'Armenia. E un altro punto, insomma, che sfrutta molto l'Azerbaigian per sostenere questa posizione è il fatto che in realtà di 120.000 residenti armeni del Karabakh non ne sia morto nemmeno uno, non è successo niente di grave, nessuno è rimasto senza cibo, nessuno è rimasto senza acqua, anche perché se ciò fosse successo avrebbe avuto un eco incredibile, ecco, da parte armena. Invece così non è stato. Quindi quanto c'è di vero è un punto molto spinoso, ecco. Certo, certo. Bene, allora direi che insomma ci hai raccontato tante cose in modo molto, molto appassionato. Questo insomma credo che sia interessato moltissimo, vedo anche che sono tantissime persone ancora collegate. Allora, c'è un'altra domanda, scusa, ti rubiamo un altro minuto. Come mai, qui è sempre Andrea che ci chiede, come mai l'Europa è così poco sensibile al problema dell'Armenia, in particolare l'Italia? È solo una questione di risorse di idrocarburi o c'è dell'altro? In realtà è tutto il contrario. L'Europa è molto sensibile all'Armenia. L'Italia e l'Armenia sono legati da importanti, diciamo, legami culturali. A Venezia, ad esempio, c'è San Gregorio Armeno, che è un'importante comunità armena. A Napoli ci sono appunto importanti legami culturali. Però l'Italia è molto più legata all'Azerbaigian, perché l'Italia è stato uno dei pochi paesi europei che ha sostenuto, ecco, la posizione di Baku durante il conflitto in Karabakh del 2020. Ci sono tantissime occasioni di cooperazione, sia nel campo del Made in Italy, sia nel campo appunto dell'agricoltura. Ci sono tantissimi progetti futuri che si stanno sviluppando in questo periodo, soprattutto uno tra i più importanti è la creazione di un'università italo-azerbaigiana. L'Europa, ecco, a livello europeo sicuramente il tema del gas e degli idrocarburi è fondamentale, importantissimo, però non tutti i paesi. È difficile parlare di Europa, di una sola posizione, no, dell'Unione Europea nei confronti dell'Armenia o dell'Azerbaigian, perché ad esempio dobbiamo considerare anche che in Francia c'è una lobby potentissima armena, una lobby che è molto forte, che influenza il panorama interno e che causa non pochi problemi alla Francia, perché la Francia non è considerata, ad esempio, un paese affidabile come mediatore all'interno del conflitto. Ecco, di questi accordi di pace che si stanno tentando di firmare con molto vigore con la mediazione di altre potenze straniere, la Francia, ad esempio, non è assolutamente un paese ritenuto affidabile, perché l'Azerbaigian vede chiaramente come sensibile di più, ecco, alla causa armena rispetto che ad una risoluzione secondo ciò che l'Azerbaigian ritiene sia più conforme ai principi di diritto internazionale. Però in realtà il fatto che ti dimostra che l'Unione Europea in realtà è molto sensibile alla questione del conflitto è il fatto che sono state mandate più missioni di monitoraggio al confine tra Armenia e Azerbaigian. Io sono stata in Armenia ad ottobre e proprio ad ottobre era stata inviata una missione di esperti al confine tra Armenia e Azerbaigian, missione che poi appunto adesso ha avuto una seconda finestra che dovrebbe garantire, ecco, che non si verifichino scontri di confine, che la situazione rimanga relativamente stabile. Bene, tanto qui c'è Fabio ti ringrazia della risposta equilibrata, rendo conto che quando si intervistano anche i governi coinvolti si deve mantenere una posizione attenta a tutte le voci. Beh, questo è Esatto. così, è così, è proprio così. Bene, allora prima di salutarci, grazie, ti abbiamo rubato buona parte della serata, ma è stato importante. Anche Andrea, appunto, qui ti ringrazio, è stata molto interessante, è vero, anche parlando anche di temi che
ripeto, abbiamo soltanto sfiorato in altre occasioni, quindi è importante per noi averli invece ascoltati e letti da più vicino. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è giovedì sera con la storia, poi parleremo appunto di Mostafa Chamran, giovedì sempre alle 21. Ecco, qui c'è un'ultima domanda, ti rubiamo l'ultimissima domanda, poi però chiudiamo. Allora, se l'Iran, qui Faranas ci chiede, se l'Iran invadesse l'Azerbaigian, nel caso ci fosse una guerra, l'Iran avrebbe un confine con la Russia. Quanto sarebbe importante questo possibile futuro confine? Allora, intanto l'Azerbaigian è l'unico paese al mondo che confina sia con l'Iran che con la Russia. Non credo che questo sia uno scenario possibile, anche perché se succedesse interverrebbe immediatamente la Turchia, perché Azerbaigian e Turchia hanno appunto questo trattato militare, questa cooperazione fortissima che assurge quasi a fratellanza, che appunto vedrebbe, se l'Iran fosse attaccato o comunque fosse coinvolto in un conflitto, la Turchia interverrebbe immediatamente. E poi l'Iran comunque a livello militare credo che non sia allo stesso livello dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian ha i droni Bayraktar TB2, ha un forte sostegno di Israele. Negli ultimi anni le forze armate sono addestrate direttamente dalla Turchia e non solo, quindi insomma. No, ma poi onestamente non credo che avrebbe mai la forza di occupare il territorio, addirittura tanto da soggettarlo, anche perché adesso questo capisco che nel quadro di quello che stiamo vivendo da un anno e mezzo, cioè con il ritorno di una guerra di invasione in vecchio stile, in stile novecentesco, no? Ma poi fino a un certo punto, di Russia e Ucraina, ma questo tipo di scenario è davvero poco probabile. Poi magari speriamo almeno, cioè, no, per carità, visto che tanto non, Sì, anche perché appunto anche con questa potenza militare dell'Azerbaigian, il territorio dell'Iran è immenso, è uno di quei, secondo me, popoli e territori insoggettabili, ecco. Ecco, quindi insomma almeno speriamo che almeno questo ce la risparmiamo, insomma, perché comunque ricordando sempre che per moltissimi anni l'Iran ha confinato di fatto con l'Unione Sovietica, perché appunto l'Azerbaigian era l'Unione Sovietica. Tra l'altro il ricordo, questo è l'aneddoto a cui accennavo prima, di un ex ambasciatore dell'Azerbaigian, che diceva lui quando faceva il soldato di leva, quando era soldato di leva nella loro Unione Sovietica, lui a zero era a distanza vicino al confine con l'Iran e aveva parenti poco al di là di quel confine, ma diceva se io avessi avuto l'intenzione di andarli a trovare, sarei dovuto andare prima a Mosca, chiedere un visto, da lì prendere un volo, andare a Teheran e poi da Teheran andare semmai a Tabriz e poi da lì muovermi. Cioè, quando invece erano a 20 chilometri di distanza. Però ecco, questo insomma era per dire come era il mondo fino a 35-40 anni fa e com'è oggi. Bene, allora io invito tutti, ovviamente, chi non l'avesse ancora fatto, ad acquistare il numero di Opinion Juris, lo trovate anche su Amazon, lo trovate nelle librerie, lo abbiamo sponsorizzato e continueremo a farlo anche nelle prossime occasioni. Noi ringraziamo ancora Valentina Chaber, speriamo di leggerti prossimamente anche di nuovo, diciamo, sia su Opinion Juris, sicuramente, che lui sta per uscire il terzo numero, giusto? Esattamente, è in uscita il prossimo numero, un numero molto interessante, non faccio spoiler, ma seguiteci così. No, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, cioè è sui servizi segreti. Ah sì, ok, è già di dominio pubblico. Già di dominio pubblico. Tu di cosa parlerai? Ci saranno tuoi lavori? No, in questo articolo no, mi sono occupata più della correzione di bozze, ecco, però stiamo lavorando ad un prossimo numero ancora più ricco e interessante, in cui sì, ci sarà un mio contributo. Bene, allora su quello invece non facciamo spoiler, perché ce lo direte, Questo... se no poi la gente si confonde pure, poi comincia a dire hai detto quello e quell'altro. Ok, allora grazie a tutti per essere stati con noi finora, ci vediamo giovedì con Chi lo vorrà. Valentina, ci salutiamo tra un attimo dopo che ho mandato la sigla. Grazie ancora, grazie a Valentina soprattutto, grazie a tutti voi che avete partecipato e buonanotte a tutti.